Amici, buonasera, bentrovati, benvenuti, inizia la diretta numero 4, chiude un ciclo. Io avevo detto che ne facevo 4, che avrei finito in un certo modo, più gioioso, ma preferisco chiudere questa serie di, chiamiamole puntate, con una diretta che ho intitolato Come in terra. È un titolo un po' forte, vi ricorderà delle preghiere e voglio fare così perché è un momento così. Allora ho scelto artisti che parlano con la terra, che parlano della terra, con i piedi per terra. Ho scelto questa musica di sottofondo che non so se avete sentito. È un CD meraviglioso che si chiama Lambarena, fatto in Africa, in Gabon, in onore di un grande medico filosofo, si chiamava Albert Schweitzer. In onore suo hanno riunito grandi musicisti talentuosi africani e con gli strumenti della giungla, con le musiche di Bach, hanno fatto questo CD meraviglioso che vi farò sentire, che sembra fatto apposta per queste opere di Roberta Busato, Il rinoceronte di Ciulla, Il tappeto natura di Gilardi, che poi vi farò vedere. Sentite questo pezzo. Sentite? Tutto sulle musiche di Bach. Vabbè, ora non voglio fare l'esperta di musica, assolutamente. Io sono una gallerista a casa che ama l'arte e che vi vuole raccontare qualcosa che vi lasci un segno di questi giorni fatti in questo modo. Voglio iniziare a parlare di un disegno molto bello, grande, importante, che ho qui alle spalle, alle mie spalle. È il disegno di Girolamo Ciulla. Guardate. Guardate questo disegno, è un disegno enorme, grande, che fa parte di una mostra che ho fatto. Ecco, ho scelto questo rinoceronte perché è quello che io ho voluto per la mia casa, per la mia collezione, pensando a una protezione. Io volevo una protezione in casa e mai come in questo periodo lui mi fa forza. Quando dico che l'arte non è fatta per decorare le case e mettere il quadretto dove sta bene, l'arte è uno strumento, è una medicina, è un'arma anche di difesa verso il nemico. Entra qualcuno in casa, guarda, si trova un rinoceronte davanti. Beh, già si rende conto che in casa c'è qualcosa che protegge la persona che ti ospita. Perciò io ho messo in casa questo disegno. Voglio parlarvi anche della bellezza del disegno, che è stata la mia iniziale storia. Io ho iniziato vendendo opere su carta. Perché? Perché non avevo soldi e le opere su carta erano quelle che costavano meno. Poi ho scoperto essere le più preziose. L'artista quando disegna è immediatamente, è direttamente connesso con la mente. Il disegno non viene fatto per vendere, viene fatto per pensare, per mettere giù la prima idea. È la cosa più preziosa e più bella e anche quella che costa meno, tra virgolette. Certo, devi comprare dei disegni grandi, puoi chiedere dei disegni grandi. Vi posso garantire che quando guardate un disegno ben fatto è come se voi sentiste il rumore della matita sul foglio. E ricordatevi, è come avere l'artista in casa mentre pensa, sentite la sua energia. Ma anche il disegno dell'architetto, lo schizzo dello stilista, il vostro disegno, quando parlate, quando scarabocchiate, è connesso con la vostra interiorità. È molto importante. Chiudo la parentesi perché altrimenti duro tutta la sera. Qual è la bellezza di questo rinoceronte? Che somiglia tanto a chi l'ha fatto. L'artista è Girolamo Ciulla. Voi direte, ma sembra un rinoceronte? Sì, perché Girolamo Ciulla, chi lo conosce, artista siciliano che cammina per Pietrasanta, ha quella struttura solida. Quando cammina poggia le sue gambe ben in terra, perché un vero artista mette sempre un po' di sé dentro. Questo è un suo, chiamiamolo autoritratto. Ma qual è la cosa che addolcisce il tutto? Guardate, eccola, la vedete? Questa spiga dà la direzione, questa spiga dà una linea, dà un equilibrio. È la spiga di grano, è la natura.
Voglio adesso parlarvi di questa meraviglia che ho qui davanti, che è la scultura di Roberta Busato. Roberta Busato è giovane. Roberta per me è l'esempio di contemporaneità, perché sono tutti buoni a dire sì, questi volti mi ricordano i totem africani. Sì, può essere vero, tutti gli artisti hanno dentro di sé l'arte africana. Ma quale artista africano ha messo due mattoni dietro? Guardate, questo è il dietro, sono i mattoni. Roberta lavora con le mani impastando in un posto ghiaccio, freddo, con grande determinazione. Impasta la terra dei mattoni, la mescola con la paglia fino a creare queste capigliature meravigliose, contemporanee, mai viste. Un dono che ho ricevuto perché è anche un'artista generosa, ci tengo a dirlo. L'ho messa insieme a Girolamo Ciulla. Ecco, questo è. Sentite l'odore della terra? Tornando al disegno dello scultore, un disegno di uno scultore si distingue lontano 1 chilometro. Vi voglio insegnare questa cosa. Il disegno dello scultore è forte, è duro. Lo scultore non ha paura di infierire sulla carta. Pensate agli acquarelli di Biagi, l'artista mio adorato Viareggino, al quale ho dedicato una mostra quest'estate, dedicata ai rebus. I suoi acquarelli su carta sono delicati perché il pittore ha quasi paura di sciupare la carta quando va sopra, e invece lo scultore ha voglia di rompere, di irrompere, di bucare, di forare. Il disegno dello scultore è forte come le sue sculture. Pensate ai disegni di Picasso anche, lui è stato anche scultore, no? Sono sempre forti. Giuseppe Biagi ha fatto questi acquarelli delicatissimi, velati. L'acquarello è la matita, proprio per lasciare un segno silenzioso. Lo scultore fa rumore, il pittore è silenzioso. Il rumore fa parte della scultura. Poi vi voglio parlare di Gilardi. Gilardi è un artista torinese, diventato importante per i suoi tappeti natura. I tappeti natura, fatti all'inizio, quando è nata l'arte povera, lui metteva delle pietre vere, faceva dei blocchi, dei cubi di erba, di terra vera per proteggerli dall'inquinamento. Pensate, tanti anni fa, ora non voglio dire una fesseria, posso dire anni 70, correggetemi perché non mi ricordo, già si parlava di proteggere la natura dall'inquinamento. Li faceva veri, reali, faceva queste inaugurazioni dove metteva questi cubi in terra. Ovviamente dopo un po' si sciupavano, le erbe morivano. Ha inventato le stesse scatole, gli stessi blocchi in poliuretano espanso, saldandoli. Ma cosa è successo? Alla fine degli anni 60, primi 70, erano fatti da un materiale sbagliato e si disintegravano. Poi finalmente ha trovato la soluzione giusta, la chimica l'ha aiutato e sono nate queste cose resistenti. Io questa qui ce l'ho da 10 anni ed è ancora intonsa. Questa opera si intitola Primavera al torrente. Infatti ci sono delle canne di ginkgo biloba tra i sassi di torrente. Vicino al Gilardi ho ancora messo un piccolo Ciulla. Questa è la prima opera che mi ha regalato quando ci siamo conosciuti 30 anni fa. È un piccolo caprone, sempre di buon auspicio, che lo metto qua, sempre alla mia guardia, alla guardia di me. E adesso vi voglio parlare di Jessica Carroll, che è un'artista sempre del nucleo torinese, perché ha passato la sua vita nel torinese, è stata il grande amore almeno quello che ho conosciuto io, di Aldo Mondino. Anzi, sono stata io a presentarli durante un viaggio incredibile quando siamo andati a Trento insieme. Lei non voleva venire e io l'ho convinta nel 2000, l'ho caricata in macchina, siamo andati a Trento per una personale di Aldo Mondino, loro si sono visti e si sono innamorati perdutamente. Da quel giorno non si sono più lasciati. Volevo farvi vedere questo piccolo gioiello di Jessica Carroll. Vedete? È un'ape. Lei ha sempre lavorato sul tema delle api che vanno,
che non tornano, e questo volevo avvicinarlo al tappeto natura, sempre perché mi piace l'idea di avere accanto opere relazionate alla terra, perché la terra è fondamentale, perché noi possiamo volare, svolazzare, girare, ma i piedi per terra sono sempre importanti, e come vi spiegavo l'altra volta, anche quando appendiamo l'arte dobbiamo sempre guardare cosa si appende. Un rinoceronte così non può essere messo in alto, lui deve stare verso terra. Sono sicura che state vedendo alle mie spalle questo bellissimo santo, ve ne voglio parlare. È una scultura dell'Ottocento, di quelle che si caricavano sopra le processioni, venivano vestite. Lui è un San Luigi Gonzaga e è il protettore della gioventù. È la storia di un santo appunto che morì a 23 anni, e la sua figura tipica ha in queste mani un giglio e una croce, e questa è la sua immagine. Anche questa è per me bellissima e l'ho messa sempre vicina al rinoceronte. Non è che io ho fatto un set per stasera, questo è come io presento le mie cose sempre. Desidero farvi vedere un particolare della cornice. Sapete che io sono un po' fissata sulle cornici, e questa è una cornice preziosa, penso sia dell'Ottocento, però c'è una cosa particolare che voglio farvi notare. Allora, questo rinoceronte, che è molto caricato, viaggia molto, va avanti con grande energia, cosa trova in questo punto della cornice? Dei fiori. È come se un mazzo di fiori fermasse la corsa pericolosa di questo rinoceronte. Ecco, questa è cosa io concepisco per incorniciare bene le opere. È una cornice molto rovinata, non è una cornice in ottime condizioni, ma apposta. E vedete sotto cosa ho messo? La parte più rovinata, come se fosse calpestata dal rinoceronte. E vedete cosa spunta sotto? Una mano di Giuliano Tomaino. Ma dove sta andando questo rinoceronte? Questo rinoceronte sta andando verso una mela. Attenzione. Sempre rallentato dai fiori, però sta andando verso una mela. Una mela disegnata da Aldo Mondino per una mostra molto bella che fece da Astuni, fatta di marmi, dove c'erano tutte queste mele e questi torzoli masticati. E cosa dice Aldo Mondino? Mela mangiata, mela amata sino in fondo. Qui si parla d'amore. Sì, che c'è la forza del rinoceronte, però c'è anche tanto amore. Adesso vi voglio parlare di un altro gigante dell'arte povera, perché anche lui è nato con l'arte povera. Si chiama Michelangelo Pistoletto, molti di voi lo conosceranno. Non ho un'opera importante, si chiama Con tatto. Pensate l'importante di questa opera. Guardate il genio, quando uno è bravo è bravo. Ovunque tu la metta, ovunque tu la giri, quest'opera ti segue. Guardate che si avvicina a me, guardate. Vedi? Vi faccio vedere il pistoletto che si avvicina a Roberta Busato, guardate. La indica. Questo dito dà importanza a tutto, puntualizza tutto. Allora, io vi saluto con Pistoletto, con tutte queste opere che vi ho fatto vedere, e con tanto amore vi voglio bene, vi ringrazio di essermi stata vicina, di stare vicini sempre, e l'unico vantaggio di questo periodo tremendo è che tutti hanno tempo per tutti. Un bacio grande a tutti, vi lascio con Kay Jarrett e una vista del santo e del ciulla. Un abbraccio, ciao a tutti, ciao ciao.